Ciao a tutti, oggi parliamo del Lion Steel Cure, un coltello che riprende un po' le forme del suo predecessore, o forse fratello minore, solo di dimensioni e non di qualità, anzi, e di prezzo, che è il 3, sempre della Lion Steel. Arriva in questa confezione di cartoncino, con un piccolo foglietto dentro di pubblicità. Eccolo qua. Devo dire che sono rimasto molto favorevolmente colpito da questo coltello, sottovalutato dai più. E io posseggo anche un SR 11 in argal, ma la parte della lama, che è sempre ottima, l'impugnatura, il funzionamento, il modo di poterlo utilizzare e tenerlo in mano non è altrettanto confortevole come questo Cure. È un flip, vedete che si apre prontamente, la lama è in acciaio Sleipner, temprato 60-61 HRC, è stone washed, il disegnatore è sempre il bravissimo Moletta, le guancette sono in G10, in questo caso arancione, ma ci sono nere, verdi, e ce n'era una versione camo che col calore diventava camouflage, cioè a strisce militari, per capirsi. Abbiamo la nostra clip che smontandola può essere riversata dall'altro lato, dove troviamo già tutto predisposto. Abbiamo il separatore, il distanziatore che è in titanio, eccolo qua, ci fa anche da codolo esposto con il foro per un laccetto e che possiamo utilizzare per rompere i vetri o per cosa. Questo ha un altro vantaggio: essendo arrotondato, se riesco a farvelo vedere come è arrotondata, come sono arrotondate tutte le lame di molletta, ed è un piacere poterle utilizzare, poter appoggiare il pollice, anche forse funzionano un po' meno quando si deve accendere un fuoco con l'acciarino, ma ci interessa relativamente. Ma soprattutto qua, mentre nel SR11 quando si va a impugnare ci si infligge una ferita con il punzone che è stato messo, questo invece non dà alcun problema. Abbiamo detto che la lama è Sleipner, 8,7 8 cm,7 di lunghezza, quindi 87 mm. È il lungo in totale il coltello 210, aspetti che mi allontano un po', 210 mm, compreso il codolo esposto, pesa 160 grammi e ha uno spessore la lama di 4,5 mm.
Una cosa che non si nota quasi mai, ovviamente come tutti i video questo sarà unito al blog, a tutta la descrizione nel blog che è più completa, quindi vi invito all'indirizzo che sarà sottoposto a questo video di andare a leggere l'articolo completo, è che oltre alle guancette in G10 all'interno ci sono, vediamo, due cartelle in acciaio che rendono molto molto robusto. Viene definito un liner lock, eh, anche se potrebbe essere un frame lock, visto che il liner non è singolo a sé stante, ma è attaccato a tutta la cartella interna in acciaio. Non so se riesco a farvi vedere l'interno. Vedete che ci sono due cartelle d'acciaio su cui poi sono messe le due guancette in G10. Vediamo sempre se si riesce. È un flat, vedete che la lama va a finire, non è né concava né convessa, e abbiamo appunto questa rotondità sul dorso che è un piacere sia usarlo in questa maniera sia appoggiare il pollice per lavorare di fino. Essendo la lama anche leggermente più corta dell'SR11 l'ho trovata più funzionale anche per il tipo di forma drop point, così ha un buon indice di penetrazione, taglia molto bene, lo Sleipner dura molto il filo e si affila con una certa facilità, molto meglio del D2. Molti criticano questo fatto che nei folder la Lionsteel non usa acciai inox, ma come dice Molletta, per chi li usa per lavoro, fa un utilizzo intenso del proprio folder, è un acciaio ideale. Posso confermare, non posso che essere d'accordo. Processa molto bene il legno, processa molto bene il cibo, si può sbucciare tranquillamente una mela, un kiwi, un arancio, si può tagliare la cipolla, si può tagliare la carne, un coltello tutto tondo. È molto resistente e quindi direi che anche per i lavori medi può sostituire tranquillamente un fisso. E ovviamente niente batoning, a parte che io non lo faccio quasi mai neanche con i fissi. Devo dire che a differenza dei piccoli difetti che ho trovato sull'SR11, qua non li ho trovati. Qua è stato fatto veramente un ottimo lavoro. È un folder che consiglio a chiunque, come EDC, per l'utilizzo quotidiano, per le passeggiate fuori porta, per il trekking, eccetera. Ha un costo relativamente economico, nel senso che siamo sotto le 200 euro, quindi sui 170 euro, e ovviamente portiamo a casa un prodotto di qualità che ci durerà qualche generazione sicuramente. Un lavoro molto pulito ed elegante. Ovviamente il manico arancione può non piacere, capisco che è un gusto forte, però c'è nero e un verde tipo questo della mia maglia, insomma un po' più scuro. Posso dire questa volta Lionsteel lavoro ben eseguito, ben fatto. Vi faccio vedere il disingaggio della lama, è facile e veloce. Abbiamo il flip che ci difende per non tagliarci. Eccolo qua. Alla prossima da Ermanno.